Naviganti del lobby, bentornati sul canale. Oggi presento io perché Francesco credo stia facendo la cacca. Ma comunque, insomma, sta per arrivare. Quindi oggi vi parleremo di Space Marine 2, un videogame, quindi è cosa un po' particolare. Però dicono che tira follower e quindi Goblin! Oh, non parlare di videogame, non cominciare a dire dei follower, guarda che sto arrivando. Va bene, allora tutto a posto, io presento, eh? Sì, sì, ok. Approaching Kadako. Prepare for atmospheric entry. Fought to stay alive, but nothing will survive. It's gonna rain. Allora ragazzi, un ciao anche da parte mia, scusate Goblin, ma d'altronde se non gli lascio un po' di spazio fa disastri in casa come state già vedendo suppongo dalle showreel e quindi insomma cerco di arginare i problemi che crea. Comunque al di là di questo io direi che con Goblin andiamo a vedere un po' di video che ho tirato fuori dall'Xbox Series X, che è la console con cui gioco io, perché è uscito Space Marine 2, un videogame che è completamente ambientato nella lore di Warhammer 40.000 e parla proprio di uno Space Marine che è Titus, di cui abbiamo già visto le avventure nella prima puntata, diciamo quindi nel primo videogame. È stato 100 anni circa nella Death Watch, ora vi farò vedere delle ispezioni in cui combatte nella Death Watch all'inizio del gioco. Sappiate che non contiene spoiler, però diciamo che insomma qualche immagine delle prime 2 puntate le vedrete, quindi insomma se vi dà fastidio cercate di fare attenzione a quello che guardate, ma diciamo che userò spezzoni vari senza far capire bene la trama e malissimo che vada, vedete la prima parte quando lui è nella Death Watch e poco dopo quando lui diventa un ultramarine e torna a essere un ultramarine. Era nella Death Watch perché? Perché praticamente doveva anzi, secondo l'Inquisizione, scontare un rischio di accusa, quindi una pena, diciamo, quindi era accusato di essere praticamente a rischio eresia per gli ultimi combattimenti contro il cattivone del caos del primo. Andate a rivedere la storia, insomma. Oggi comunque non parliamo di videogame, voglio farvi vedere una prospettiva grazie a questo videogame di cui forse pochi ancora hanno pensato, tranne noi naviganti del lobby, veri e propri e colleghi vari che dipingono in giro. Vi faccio vedere un paio di immagini, osservate. Allora ragazzi, l'inizio di grandissimo impatto fa vedere un kill team Death Watch che cerca di scendere su un pianeta. Questo pianeta è invaso dai tiranidi che attaccano con uno stormo volante la navicella e quindi loro vengono completamente circondati. Succede che cadono, adesso io vado avanti a spezzoni ovviamente, e lui si ritrova praticamente questo ultimo Space Marine rimasto, praticamente si ritrova disperso da solo nella giungla e cerca di capire cosa sta succedendo. Va in questo complesso, vedete che la grafica è incredibile e da qui diciamo che posso già iniziare a dirvi
cosa ho provato io quando ho iniziato a giocare. Allora, raccontaci vedete che siamo tutti curiosi a livello proprio. grafico siamo ai massimi livelli mai raggiunti per un Ai gioco massimi, di ai Warhammer massimi. 40.000 e con tutta questa diciamo grafica che permette con gli effetti luce, con le ombre e con le texture di guardarci intorno, nasce proprio secondo me una vera e propria ispirazione per i pittori di hobby. Come me, Perché insomma. se ci pensate avete praticamente un'enorme tavolozza di ispirazione che per tutto il gioco vi dice come fare gli scenari, come ambientare gli scenari, dove ambientarli, come fare gli Ormagant, i Termagant, gli Space Marine. Vedete che sono tutti sicuramente molto grimdark, perché lui man mano che va avanti a colpire i nemici continua a sporcarsi del sangue dei nemici, che sia alieno e quindi di un colore diverso dal rosso, che sia tiranide, in questo caso sempre Xeno ma è rosso nel caso dei tiranidi, O bianco e come vedete me. che lui continua a sporcarsi di questo sangue, quindi l'armatura rimane per tutto lo schema che voi fate sempre più rossa, sempre più dilaniata, e quindi dà ovviamente un'idea diversa da quella che abbiamo normalmente quando dipingiamo, no? No, E io poi ho vedete visto qui proprio lui va le avanti, istruzioni. praticamente cerca di farsi strada per cercare di raggiungere gli altri, che nel frattempo purtroppo stanno morendo uno a uno, sacrificandosi ovviamente ai massimi livelli, perché ogni Space Marine ha il suo. E anche qui vedete c'è un guerriero tiranide che ci attacca, noi riusciamo con delle combo, qui sono io che sto giocando, quindi però è molto fatto bene, diciamo, perché con un paio di tasti riuscite con le combinazioni a fare veramente tante combo. E diciamo che la cosa interessante è che quello che state vedendo è uno Space Marine normale, non è un Primaris. Quindi state vedendo il classico Space Marine della Death Watch che si ritrova da solo a doversela cavare praticamente contro mezzo alveare. Adesso io direi provate a guardare qualche spezzone ancora e dopodiché vi faccio vedere la parte in cui possiamo veramente trovare ispirazione, perché ho cercato proprio di far vedere l'ambiente circostante. A tra poco. Ecco, vedete che qui sto proprio mostrando un po' intorno per capire di cosa stiamo parlando. Qui c'è un chimera, per esempio, e ci sono varie postazioni stabili dei cadiani. Vediamo che arrivano praticamente i tiranidi e lui riesce praticamente da solo a respingere tutta l'orda, che è devastante, come vedete, e dà proprio quest'idea di movimento e di assoluta guerra con speranza difficilissima da sostenere, però vedete che alla fine lui riesce proprio in queste fantastiche sequenze a cavarsela, ma cade in questa fossa. E per me ora muore. Tu puoi essere anche uno Space Marine, ma secondo me qua e muore lui. E da qui le cose si mettono piuttosto male, perché detto io, l'ho detto. continuano a bombardarlo di botte, quindi a lui alla fine è stremato nonostante sia uno Space Marine, e qui si vede però dalle altre che lui è Titus, no? Quindi si scopre che Titus, dal primo che era un Ultramarine, va a militare praticamente all'interno della Death Watch. Ecco, ti ho detto Questo io, ti ho poi detto l'amore. Carnifex riesce praticamente a sostanzialmente praticamente quasi ucciderlo, e lui riesce in poche parole a cavarsela solo perché qualcuno sparando uccide il Carnifex, quindi Uffa, che il veicolo noia! che arriva dall'alto, si vede, lui cade per terra e qui c'è vedete, la trasformazione, ve la faccio vedere. My honor is my life. What is your fate? My duty is my fate. What is your fear? My fear is to fail.
What is your reward? My salvation is my reward. What is your craft? My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service. Da qui il nostro Titus torna a essere un Ultramarine, tra le altre Primaris, quindi poi vi ho saltato tutte le parti in cui se ne parla perché non voglio spoilerarvi praticamente la storia. Lo scopo di questo video è proprio farvi capire quanto è ispirante il videogame E quanto per è poter figo dipingere. giocarlo. Guardate il pavimento, la colorazione del pavimento, tutte le navicelle, l'armatura rispetto al resto, il rosso acceso dello spallaccio rispetto magari ai rossi che ci sono intorno che sono tutti rovinati, perché lui ha l'armatura che è ancora pulita chiaramente, quindi ancora deve tornare in battaglia, no? Poi loro decollano e qui il gioco è fatto molto bene perché voi prendete questa navicella per andare Ground Thunderhawk, questo, per poter andare praticamente a fare le varie missioni. All'inizio c'è una linea narrativa che è questa che vedete, quindi partite per forza da qui e vedete c'è questo briefing, ma dopodiché voi potrete sicuramente o ripetere o cambiare praticamente le missioni, e tra le altre ogni missione si può giocare in cooperativa fino a 3 persone, quindi i 2 Space Marine che lo aiutano nel gioco, nella campagna, possono essere utilizzati anche in Cross Realm, tra le altre, quindi anche PlayStation e PC. E così giochiamo insieme, mi sembra che naviganti. PlayStation, non vorrei dire uno strafalcione, sicuramente tanto PC, ne già tanti. e potete giocare in 3 con gli amici. Ora, a parte il discorso appunto del videogame, vedete che anche qui le parti diciamo ispirative si sprecano, no? Per esempio il laser fa un danno sull'armatura che è tondo, quindi si fa con il trapano, si fanno appena delle X intorno al buco per creare si fa col laser, il la danno del penetrazione del laser, ma di solito la X si farebbe di più quando viene colpito qualcuno da un Requiem, perché il bozzolo è rigido mentre il laser fonde l'armatura, no? E quindi per esempio l'armatura fusa la potete imitare con uno spillo rovente, mettendolo leggermente di taglio su uno spallaccio per esempio dello Space Marine. Voi potete premere e spingere e fate proprio questo buco con il bozzolo che si alza e sembra proprio un danno laser. Ve li farò vedere, queste cose qua ve le farò vedere. Chiaramente sto facendo questo video con voi Tanto per per rompere farvi le scatole. poi vedere tante cose che possiamo praticamente fare insieme. Tante, nel blog come tantissime. tutorial. L'altra cosa interessante E quella dici, sono tutte le parti degli scenari proprio stabili, come le tende, piuttosto che i pavimenti, piuttosto che diciamo gli accampamenti, perché anche quelli sono utilissimi per poter ricreare dei diorami o dei mini diorami magari incorniciabili, dove voi potete mettere all'interno le vostre unità. Vi lascio vedere un'altra parte del gioco con il volume un po' più alto, così ve lo godete e provate proprio a guardarvi intorno, anche gli effetti della luce. Pensate per esempio a come ricreare quegli effetti luce con l'aerografo piuttosto che col pennello, eccetera eccetera. Tra poco. Xenos spotted. Need to reload. Guarda che roba che c'è qui, guarda che luci, E qui spacca tutto, qui è proprio Space Marine, guarda, guarda.
Navigating through this facility will take time. A little redecorating will speed things up, my lord. Tyranids will throw everything they have at this facility. Aspetta che qui si muore tutti, si muore tutti. Third platoon to the orbital guns immediately. Copy that, sir. Let's show these bastards what the 8th are made of! Cosa possono servire, ragazzi, i videogame a hobbisti come noi? Siccome riuscite ad avere proprio in maniera più viva possibile i personaggi che andate poi a dipingere all'interno del vostro hobby, è chiaro che avete un'idea diversa di colpo di quello che può essere. Vedendoli sempre statici, a volte non riusciamo bene a immaginare anche durante una partita cosa stia accadendo, ma in realtà diciamo che nel Warhammer 40.000, come avete visto dalle immagini, il sangue, i flussi di violenza e diciamo le battaglie sono enormi, devastanti, sono sempre allucinanti, no? Sembra sempre che sia l'ultima volta che combattete, che non ve la caverete mai, e poi alla fine in un modo o nell'altro gli Space Marine sono dei supereroi, praticamente ce la fanno, a volte no. E devo dire che quello che mi ha dato veramente subito l'input appena ho iniziato il gioco è effettivamente questa ispirazione nel dipingere gli Space Marine con tutte le ammaccature, il sangue in giro che vi fa capire che ha appena tagliato magari un tiranide. Quindi ci sono veramente tanti spunti, come avete visto dal video, anche con i cadiani, con i carri armati, soprattutto gli elementi scenici e tutto lo scenario. Stavo pensando io, e tra le altre ve lo farò vedere pian piano nel vlog, di fare una parte di esercito che non cadiano ma dei Catacciani, perché io adoro i diavoli rossi, e quindi questo gioco è perfetto per me perché è giungla, tiranidi e quindi diavoli rossi, ultramarine, veterani comunque della battaglia dei tiranidi. Era una cosa che già facevo quando ero manager della Games Workshop, vorrei rifarmi tutta, diciamo, una gamma di Warhammer 40.000 inerente alla lotta contro i tiranidi. Quindi avremo, anche perché lo vedremo nel vlog, da dipingere i tiranidi, gli ultramarine, veterani della battaglia contro i tiranidi, quindi perfetta l'ultima scatola Leviathan più i vecchi veterani, e poi una sezione della Guardia Imperiale che avrà Caserkin eccetera eccetera, ma soprattutto Catacciani, diavoli rossi. Magari, se adesso non usciranno, perché tra poco uscirà nel prossimo anno, al massimo intorno a marzo abbiamo visto, usciranno probabilmente la nuova Guardia Imperiale, quindi vedremo l'asta militarum come verrà, diciamo, trattata, e se ci saranno le nuove truppe finalmente catacciane. Altrimenti ce le faremo da soli con la stampante 3D e qualcosa vi ho già fatto vedere su Instagram. Diciamo che al di là di questo, quello che volevo farvi capire è che a volte i videogame possono essere veramente una fonte ispirativa. Tra le altre, con questa modalità fotografica che ha il gioco, è veramente incredibile quello che si può fare. Per esempio la copertina della diapositiva di questa puntata l'ho fatta con un fermo immagine con cui poi si può scegliere addirittura la profondità, la sfocatura dell'effetto bokeh alle spalle, l'inclinazione della foto, e vi fate proprio una immagine vostra, ve la scaricate dal PC, dalla console, dalla PlayStation, e dopodiché la utilizzate come ispirazione per l'ambientazione, per ricostruire magari un diorama, per dipingere ovviamente le miniature. Bene ragazzi, volevo darvi quest'idea, e se qualcuno di voi l'ha preso mi faccia sapere come si sta trovando. È comunque un gioco veramente interessante, credo che vada anche oltre finalmente agli appassionati di Warhammer 40.000, perché credo sia bello un po' per tutti, è fatto veramente bene. Ci vediamo ragazzi, ciao!